Valde sulla nostra macchinina. Ecco qua le strade che dicevamo ieri, no? Le strade del Chubut. Non c'è nulla, cioè sono strade in mezzo al... ma che cosa? Come possiamo chiamarla questa? Niente. La terra. Erba possiamo chiamarla? Erba. Ci sembra vero. È la seconda macchina che noleggiamo in 2 anni di viaggio. Vedremo tantissime cose. Oggi abbiamo già controllato le maree. Quando c'è alta marea è possibile avvistare le orche in questo periodo, perché si avvicinano a riva per mangiare i piccoli di leone marino, giusto? Non Sarebbe è una cosa bello. certa, ecco. Sì, ovviamente le orche non sono semplici da vedere, però vediamo. Praticamente faremo un percorso. Prima tappa pagamento della tassa per entrare nel parco. Eccoci, abbiamo già pagato. Siamo praticamente qua, c'è la polizia. Adesso noi entreremo al centro dei visitanti e da qui faremo questo percorso. Si va qua, poi si va su, qua ci sono le orche e poi si torna giù e si rientra qua per tornare a casa. E questa area invece è chiusa dal Covid, dicono che è chiusa, quindi non si può percorrere. E percorreremo tutta questa strada. Questi sono i meravigliosi biglietti, 12.000 pesos per entrare, sono all'incirca 10 euro, esatto. Rebecca non paga perché ha 4 anni, è un sito dell'UNESCO, siamo molto felici, e perché abbiamo noleggiato l'auto dobbiamo pagare anche 80 centesimi per... Gli animali sono tipo lama, pianino pianino. Ma ciao! Guarda che meraviglia, fermati. Guarda, è perché erano dall'altra parte, amore. Ce n'è uno qua, guarda. Guarda che carino. Ciao amico. Non mi ricordo come si chiamano, dopo lo scriviamo qua. Ma come sei bello! E di qua c'è tutta una bellissima famiglia. Guarda che carini che ci guardano tutti. Oh, ciao piccoletti. Hai visto, amore? Sono tipo lama. Guarda, là dovrebbe esserci il golfo a destra e il golfo Sì, a di Porto destra. Piramide, e qua a sinistra il golfo di San José. Questo è quanto ci mette la spazzatura, amore, a sciogliersi. Allora, la carta, vedi? 1 anno. La buccia di banana, 3 settimane. Le pile più di 1000 anni. Le borse e i pannolini ci mettono anche questi da 10 a 1000 anni. La bottiglia di vetro 4000 anni. La sigaretta 1 anno, 1-2. Le latte fino a 100 anni, le lattine. Amore, incredibile. E questa è la cicca. La cicca ha quanti anni? 5 anni, amore. Tantissimo, eh? Non mi ricordo. Se vediamo. Questo è il percorso delle balene dall'Antartide che girano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passano di fianco alle isole Malvinas, quelle che noi conosciamo come le Falkland, e arrivano alla penisola di Valdes. Totale 18.000 chilometri. Vedi praticamente, amore, Questo è il giochino che hanno preparato per i bambini. devi passare, saltare, amore, Sì. sui vari numerini per fare lo stesso percorso che hanno fatto le balene. Vai, fai. Vai, fai anche tu la balena che Salta. migra. Anche la mamma fa la balena. Ecco, Oppa. la balena Rebecca ha fatto 1000 chilometri. 2.000, 3.000. 3.000, 4.000 chilometri. Saltone!
5.000 chilometri, 6.000 chilometri, 7. Il più lungo Il più lungo, l'ultimo. per arrivare. Eccoci! Assediamo il pinguino, è meraviglioso. Ah, ma stai colorando le orche, ma che meraviglia! Guarda l'elefante marino col piccoletto. Tutto il sembra una foca. Invece è un elefante marino, amore. Ma che bello! Bellissimo! Con l'alta marea le orche arrivano fino a riva e mangiano i piccoli di leone marino. È proprio una loro particolarità che preferiscono arrivare a riva e mangiare i cuccioli piuttosto che cacciare quando stanno nuotando, no? E questo è un delfino particolare che c'è qui. E per vederlo però bisogna fare un'escursione in barca da Puerto Madryn. Ah, ecco, guanaco si chiama e sembra un po' un lama. C'è anche il puma, sarebbe bellissimo. Ah, la pizzola, non so se riusciremo a vederla, a Rebecca piacerebbe un sacco. I miei animali preferiti sono i gufi e le civette. Solo che difficilmente, ne ho visti solo uno una volta, perché ovviamente non siamo noi molto notturni, quindi facciamo più fatica a vederli. Abbiamo lasciato l'asfalto per iniziare sulle strade sterrate. Adesso tappa all'isola degli uccelli. Ah sì, e qua dovrebbero esserci i elicotteri rosa. Prima fermata, meraviglia incredibile, tutta per noi. Isola de Pájaro. Guarda la luna! La luna Che meraviglia! sta già. Guarda quanti! E qui tutto questo sono Phenicotterus, flamingo. Helicotterus. A me piace Guarda, fenicottero. amore, Guarda un quanti. altro fenicottero qua rosa. Il sol, la playa e lo pájaro. Comunque sull'isola là di fronte, ci sono anche i pinguini e siamo riusciti a vederli un po', vero Rebecca? No, io l'ho visto. Come non li hai visti? Io li ho visti. Li hai visti, no? Ecco, Rebecca sta mangiando, ha fame. E questo invece, e con questo siamo riusciti a vedere i pinguini e i fenicotteri, sono meravigliosi, meravigliosi! Siamo felicissimi di essere qua a vedere questa meraviglia della natura. Tutti liberi, gli animali liberi, non c'è nessuno, bellissimo, bellissimo, davvero, non abbiamo parole per descriverlo. E ho appena letto che quell'isola, si pensa che sia quella che ha utilizzato Antoine de Saint-Exupéry per scrivere Il Piccolo Principe. Quindi si pensa che quella sia la forma dell'elefante famosa in cui all'inizio del libro del Piccolo Principe si dice gli adulti riescono a vedere solo un cappello, invece è un elefante. No, non si sa se è vero, si sa solo che lo scrittore è stato qui negli anni 30
e prima di scrivere il libro, perché lui appunto era un aviatore e ha fatto il primo volo qui a Rio Gallegos, che è una città che c'è qui al sud, e quindi è molto poetico. Ma tutto qua è molto poetico in realtà. Anche le gallette. Mirko non è molto poetico, ma tutto il resto è molto poetico. Bassa marea, molto bassa marea. No, sta per salire. E infatti dobbiamo fare i calcoli. È il picco di bassa marea adesso. Ma dobbiamo fare i calcoli perché alle 12:20 c'è l'alta marea nel primo posto, quindi possibile avvistamento di orca, e poi anche alle 14 nell'altro punto. Vamos? Comunque la comodità di avere un'auto non ce la ricordavamo. E poi crediamo che sia meraviglioso avere l'auto per andare in tutte queste zone remote dove c'è la natura, è spettacolare davvero. Noi avevamo anche avuto l'idea di poter fare l'autostop, ma in realtà sulla strada non c'era proprio niente. Non so se dal pueblo che c'è qui, quindi da Punta Piramides, magari c'è la possibilità di fare autostop, però è davvero difficile. Qui arrivano i camper, si fermano anche molti giorni o settimane, oppure come noi con una macchina noleggiata, quindi penso che proprio non ci sarebbe stata la possibilità di fare in altro modo. Nostre ombre. Rebecca si è appena svegliata. Non è molto felice, ma adesso vedremo i leoni marini. Adesso andiamo a vedere. Abbiamo visto dei pinguini. No, leoni marini. No, amore, ci sono Oh, sono i leoni marini che fanno il bagno nella piscinetta. Ma che carini, guardali là, amore mio. Sì, li ho visti. Come si chiama questo luogo, papà? Si chiama Punta Piramide, che non è Puerto Piramide, ma è Punta Piramide, e dove c'è la loberia. Guardali là, i lupi marini sdraiati al sole che giocano. Ma che carini. Sembrano dei tappetini. Ah, guarda qui. La femmina è Quanto quella lì a pesano? sinistra, il macio è il maschio, 340 kg. E poi ci sono i piccolini, i cacciarini. Eccoli là. I piccolini pesano Sono tutti 14 là in chili, fondo. amore. Me lo dite? Tu ne pesi 17. Sono là in fondo. Adesso noi facciamo il giro e andremo là sopra. Senti. Siamo a metà tra le pecore e a metà tra le pecore e le mucche. Senti. Poverini, papà. Senti. Ciao piccoletti. Altra colonia. Comunque intanto che andiamo verso Caleta Valdes, giusto? Ad avvistare le orche, a cercare di avvistare le orche, parliamo un po' dei leoni marini. Hai letto tu, vero, dei leoni marini? Sul cartello c'è scritto che il maschio può arrivare a 340 kg ed è più o meno alto come un uomo, mentre alto nel senso che se sta con le pinne per terra si può ergere fino a 1,80 m. E l'uomo ha tutto quel pelo, sembra una criniera quasi, no? Il macio pare essere, sì, è peloso, è peloso. Sì. E invece la femmina
parte di rivalità tra i singoli maschi, no? Perché poi ci sono i maschi più giovani che cercano di crearsi la loro colonia, eccetera. Poi a gennaio, all'incirca fine gennaio, c'è il parto, per cui nascono i piccolini, e adesso noi siamo qui e ci siamo visti la bellezza di una valanga di piccolini che giocavano e che imparavano sostanzialmente a nuotare, a procacciarsi il cibo, anche se l'allattamento va dai 6 ai 12 mesi, c'era scritto sul cartello. È una cosa bella da una parte e brutta dall'altra, perché questo attira le orche, in quanto le orche si divertono alcune volte a giocare addirittura con i piccoli. Ma lo fanno è un loro... Sì, loro addestrano, tra virgolette, i piccoli di orca a cacciare i piccoli di leone marino, per cui sfruttano questo momento qua per avvicinarsi alla costa e mangiare i leoni marini più piccoli. Piccolini, sì, esatto. Hanno una tecnica particolare di mangiare le orche, che è quella di spiaggiarsi, per cui escono dall'acqua e salgono un po' sulla riva per andare a mangiare i leoni marini, che di solito sono lì a prendere il sole o a aspettare di entrare in acqua, e poi rientrano in acqua. Questo è un po' quello che in teoria dovremmo vedere adesso che stiamo andando pian pianino, perché la macchina se no si distrugge, verso le altre due località che sono Caleta Valdés e Punta Norte. Vicino a Caleta Valdés noi andremo a visitare anche Punta Cantora, dove dovrebbe esserci un'altra colonia di pinguini, perché noi ne abbiamo vista una oggi da super lontano e adesso l'idea e la speranza è quella di vederne una un po' più da vicino. Un ragazzo in bicicletta, complimenti al ragazzo in bicicletta. Bravo, ragazzi, ragazzo, molto bravo. Amore, perché non è semplice fare tutto sto percorso qui, Che percorso è in totale? Quanti sono questa penisola? no, partendo da casa, tornando da casa facendo questo percorso? No, solo la penisola. Saranno 200 km. Adesso andiamo a vedere gli elefanti marini, quelli che hanno la proboscite, amore. Sì, amore, hanno un po' la Sì, hanno un nasone strano che sembrano degli elefanti, amore. Fammi vedere come, amore. Il piccolino, sai quanto pesa? 200 kg. Là, siamo arrivati, questo è un mirador. sono i pinguini. No, quelli non sono pinguini, sono leoni marini. Sono qui tutti quelle persone lì, sono qui ad aspettare, perché questo sembrerebbe un all you can eat delle orche, dove le orche vengono a mangiarsi queste cosine qua che sono spiaggiate qua con calma, arrivano, se le pappano e se ne vanno via. Quindi è uno spettacolo abbastanza macabro stare qui ad aspettare, però fa parte della... Elena dice che è la natura. È la natura, tesoro. Non abbiamo avvistato le orche. No, abbiamo visto l'armadillo. Ecco l'armadillo peloso. Peloso? Ah, bellissimo. Quindi ha la corazza e poi c'è il pelo fuori, molto molto carino. E poi abbiamo visto gli elefanti marini, molto interessante. Praticamente solo i cormorani, sì,
che assomigliano a dei pinguini bianchi e neri, ma in realtà sono anche grandini come dei pinguini di Magellano, ma non sono pinguini. E l'elefante è interessante perché la proboscide ce l'ha solo il maschio, la femmina no. Ad agosto si accoppiano, anche in questo caso c'è un harem, c'è un maschio e fino a 10 femmine, e il maschio in questo periodo perde 12 kg. Per piacere di più alla femmina? Chi lo sa. E comunque in questo periodo, che è molto stressante per lui, c'è scritto che deve stare anche attento che gli altri uomini non si accoppino con le sue femmine, capito? Sono anche gelosi questi elefanti marini. Poi nascono questi elefanti marini, fino a 28 giorni vengono alimentati dalla mamma e pesano tra i 30 e i 40 kg. La femmina ne pesa 800, il maschio ne pesa 4000. Quindi anche se perde 12 kg non succede niente, diciamo, no? Non sente, esatto. E molto belli, molto molto belli. Quando si muovono sono molto molto carini e sembrano, no? E c'è anche il cucciolino nero, vero? Ma che carino, il piccoletto. E quindi sono molto molto carini, erano tutti spiaggiati e c'è scritto che erano utilizzati molto, il loro grasso era utilizzato per le lampade e quindi si stavano quasi estinguendo, ma adesso qui è uno dei luoghi della Terra dove invece stanno nascendo sempre nuovi esemplari, quindi è una buona cosa. Speriamo che continuino a rimanere in vita questi meravigliosi esemplari. Andiamo a caccia di orche. Ho trovato un'orchetta. Oh mamma, guarda le piccolini. Eccoli di sotto. Marino là è meraviglioso, si sta girando, sbadigliando, nascondendo sotto la sabbia, meraviglioso, bellissimo. Ora non mi vedi più, sono invisibile. Cucù! Come faccio a far sparire 2000 kg? Non si può. Non si può. Guardate bene. Ma cosa sta facendo? È divertentissimo. Poi ci sono dei leoncini là che giocano nell'acqua. Vedere questi animaletti dolcissimi divorati.